Hai mai avuto quella sensazione, quel nodo allo stomaco a fine mese quando pensi: e se succede qualcosa? Se la macchina si rompe? Se perdo il lavoro? Se arriva una spesa medica imprevista, cosa faccio? La maggior parte delle persone ha un piano. Un piano terribile, ma è un piano. E suona più o meno così. Spero che non succeda. E se succede, beh, in qualche modo farò. In qualche modo farò non è un piano, è una preghiera. È vivere la tua vita finanziaria sul filo del rasoio, sperando che un colpo di vento non ti faccia cadere di sotto. Oggi parliamo di come smettere di sperare e iniziare a costruire. Parliamo del primo, vero, fondamentale passo verso la tranquillità. Non parliamo di diventare ricchi, non ancora. Parliamo di diventare sicuri. Parliamo del fondo di emergenza. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi chiamo Jairo e se non mi conoscete ancora, mi piace parlare di finanza personale, organizzazione e stile di vita. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al canale. È il miglior modo per supportarmi e non perderti i prossimi video. Sentiamo questa parola ovunque. Fondo di emergenza. Sembra una roba da adulti noiosi, qualcosa che ti dicono i tuoi genitori, ma spogliamola di tutta la noia. Un fondo di emergenza è una cosa sola, è potere. È il potere di dire no. È il potere di affrontare un imprevisto senza che la tua vita vada in pezzi. È un cuscinetto di soldi liquidi separato da tutto il resto che serve solo per le emergenze, quelle vere. Cosa non è un fondo di emergenza? Non è per le vacanze, non è per comprarti il nuovo telefono, non è un fondo di investimento da cui speri di ottenere un rendimento. È noioso, deve essere noioso. È come un estintore, non speri di doverlo usare mai, ma quando scoppia un incendio sei dannatamente felice di averlo lì a portata di mano. La verità è che viviamo in un'illusione. L'illusione che il nostro stipendio sia per sempre, che la nostra salute sia per sempre, che la nostra macchina non si romperà mai. Ma la vita non funziona così. La vita è caos, la vita è imprevedibile e non avere un fondo di emergenza è come navigare in una tempesta senza giubbotto di salvataggio. È solo questione di tempo prima che tu finisca in acqua. Avere da parte 3, 6, 12 mesi di spese coperte non ti serve solo se ti si rompe la caldaia. Ti dà una cosa molto più profonda, ti dà libertà. I soldi del tuo fondo di emergenza, quando sei all'inizio, diciamo, sono i tuoi fuck you money. È quel piccolo capitale che ti permette di prendere tempo, coprire le spese di tot mesi, dandoti la possibilità di prendere decisioni per te, senza essere schiavi dei meccanismi finanziari in cui si è dipendenti dalle entrate dello stipendio. Odi il tuo lavoro, il tuo capo ti tratta male, l'ambiente è tossico e ti sta schiacciando l'anima? Se non hai un fondo di emergenza sei in trappola. Devi sopportare, devi ingoiare il rospo, perché hai le bollette da pagare. Sei schiavo di quello stipendio. Ma se hai i tuoi 6 mesi di spesi in banca, allora il potere cambia di mano. Puoi guardare il tuo capo negli occhi e pensare o anche dire: sai cosa c'è? Fuck you. E te ne vai. Puoi prenderti del tempo per cercare un lavoro che non ti faccia odiare il lunedì mattina. Questo è il vero potere. Non è solo per le emergenze, è per la tua dignità, per la tua salute mentale, è per darti la possibilità di scegliere, non di essere costretto. Capisci la differenza? Non è una scelta, è una necessità assoluta per vivere una vita che controlli tu. La domanda da 1.000.000 di euro: quanti soldi mi servono? Lascia perdere i consigli generici. Semplifichiamo. Obiettivo 1: i primi 1.000 euro. Se parti da zero, questo è il tuo unico obiettivo. Non pensare a 6 mesi, non pensare a cifre enormi. Pensa solo a mettere via i primi 1.000 euro. Venditi qualcosa che non usi, fai qualche ora di straordinario, taglia tutte le spese inutili per 2 mesi. Fai quello che devi fare, ma metti insieme quei 1.000 euro. Perché? Perché rompe l'inerzia. Ti dimostra che puoi farlo. È la tua prima enorme vittoria psicologica. Mettili in un conto separato e non toccarli. Obiettivo 2: 3-6 mesi di spese, non di stipendio. Una volta che hai i tuoi primi 1.000 euro, l'obiettivo si sposta. Devi coprire da 3 a 6 mesi di spese essenziali, i tuoi costi fissi. Prendi carta e penna. Quanto ti costa vivere ogni mese al minimo? Affitto, bollette, spese, trasporti. Le cose senza le quali non puoi vivere. Quella è la tua cifra.
moltiplicala per 3, o meglio ancora per 6, quello è il tuo obiettivo finale. Ripeto, le tue spese, non il tuo stipendio. C'è una differenza enorme. Se guadagni 2000 euro ma le tue spese essenziali sono 1200, il tuo obiettivo per 6 mesi è 7200, non 12000. Questo lo rende molto più raggiungibile. Avere 6 mesi di cuscinetto ti dà il lusso del tempo, il tempo di pensare, non di andare nel panico. Ora, dove li metto questi soldi? Le regole sono solo due. Devono essere sicuri e liquidi. Sicuri e liquidi, ripetilo. Questo significa che non devono perdere di valore e che devi poterli prendere subito quando ti servono. Quindi non devi metterli nel tuo conto corrente principale, è troppo facile spenderli, li vedi lì e la tentazione di usarli per qualcosa di non urgente è troppo forte. Finirai per prenderli in prestito da te stesso e non li rimetterai mai più. Non devi metterli in azioni, cripto o investimenti di altro genere. Il fondo di emergenza non serve a farti diventare ricco, serve a non farti diventare povero. Se il mercato crolla proprio quando perdi il lavoro, il tuo fondo di emergenza potrebbe essersi dimezzato, quindi potresti dover vendere in perdita. E all'inizio non è la cosa ideale da fare. La soluzione: un conto deposito separato, non vincolato, oppure direttamente in un conto che ti dia della remunerazione sulla liquidità. È la scelta più noiosa e più intelligente che puoi fare. Non ti darà grandi rendimenti, ma i tuoi soldi saranno al sicuro, protetti e disponibili. È il suo unico lavoro, essere lì, fermo, noioso e pronto. Basta parlare, agiamo. Ecco cosa devi fare oggi, non domani. La prima cosa, apri quel maledetto conto separato. Online ci vogliono 10 minuti. Potresti farlo anche adesso mentre guardi il video. Ci sono conti come Revolut, BBVA, Trade Republic che vanno benissimo per questo utilizzo. Se voi ne conoscete altri altrettanto utili che avete provato personalmente, lasciateli scritti qui sotto in un commento. La seconda cosa, imposta un bonifico automatico. La chiave è sempre quella, l'automazione. Decidi una cifra, anche piccola, 50 euro al mese, 25 euro a settimana, non importa quanto. L'importante è iniziare. Crea l'abitudine. Il tuo cervello si abituerà a non vedere più quei soldi. La terza, lancia ogni soldo extra lì dentro. Hai ricevuto un piccolo bonus, un rimborso, hai venduto qualcosa su Vinted? Non spenderli. Prendili e buttali nel tuo fondo di emergenza. Vedrai come cresce molto più in fretta. Io ho iniziato così, con un bonifico automatico di 50 euro. Mi sembrava una cifra ridicola, ma era un inizio. Poi ogni piccolo extra finiva lì. Lentamente, ma inesorabilmente, quel conto ha iniziato a crescere e con lui la mia tranquillità. La sensazione di dormire la notte sapendo che se il mondo crolla, tu hai un paracadute, non ha prezzo. Non ha davvero prezzo. È il sonnifero più potente ed economico che esista. Questo non è un consiglio, è una cosa che devi fare per te stesso e per la tua famiglia. Te lo devi. Devi a te stesso questa sicurezza. Nessuno verrà a costruirla per te, nessuno. Devi essere tu a prendere in mano la situazione e a costruire la tua rete, la tua prima vera rete di sicurezza finanziaria. Quindi inizia già da oggi. Ora, se vuoi, dai un'occhiata a questi miei video dove approfondisco come gestisco i miei soldi.